Eccoci qua, benvenuti su Origini Ancestrali. Innanzitutto voglio ringraziare tutti coloro che guarderanno questo video, un video a cui sono molto affezionato e che racchiude in sé tutti quegli elementi che sono emersi nel corso delle mie ricerche e che solo ora, grazie alla consapevolezza del momento, riesco a raccomunare per potervi presentare quella che a mio avviso è una delle storie più importanti da far emergere. E questa è la storia dell'uomo. Noi lo sappiamo che l'uomo è da sempre stato tenuto a margine, in una condizione di fatica e di inferiorità nei confronti delle classi dominanti, siano esse nobiliari che ecclesiastiche. Addirittura sarebbero stati altri esseri, chiamati divinità provenienti da chissà dove, a conferire all'uomo quelle conoscenze, ad insegnargli le arti, i mestieri, le scienze che hanno permesso al genere umano di progredire fino al momento attuale. Inizialmente pensavo anche io questo, poi ho iniziato a sentire che effettivamente le cose potevano stare un tantino in modo diverso e studiando i miti e le storie, in genere la storia, ho iniziato ad intravedere quella che era la storia dell'uomo, occultata, celata, servivano delle chiavi di lettura per poterla far riemergere. E voglio presentarvi queste chiavi di lettura in questo video, in un percorso che sarà a tappe, che ci condurrà dall'esterno sempre di più verso l'interno, fino alla riscoperta della nostra vera essenza. Per cui non mi dilungo oltre e vi auguro una buona visione. Iniziamo il nostro viaggio con un piccolo collegamento, la pietra angolare che ci permetterà di edificare il nostro pensiero. Qualche tempo fa, insieme al mio amico Adrian del canale Il Punto di Vista, trattammo la teoria della Terra cratere di Wilm, un ragazzo belga, proprietario del canale Goj Vlaamste. In uno dei suoi video, come sempre ricco di molti collegamenti e spunti interessanti, portò in evidenza la forte similitudine tra la forma della nazione ucraina ed il cervello umano. Inoltre fece un accostamento fonetico molto interessante. Ucraina in inglese diventa Ukraine, se si toglie la U rimane Crane, che foneticamente, a livello di suono quindi, è molto simile a cranio, dove sta il cervello. Sono consapevole che questo elemento non costituisce una prova indipendente, ma inserita in un determinato contesto può secondo me rafforzare il tutto. L'etimologia o la protoetimologia sono importantissime per comprendere il significato originario delle parole, ma anche la fonetica e come esse suonano gioca un ruolo fondamentale. Come sono soliti dire i due miei amici Fabiano e Simone, che saluto, dove c'è assonanza c'è sostanza, e questo è indubbiamente vero. Le parole sono suono, il suono è vibrazione e la vibrazione ha degli effetti sulla realtà che ci circonda, nonché sul nostro microcosmo interiore. Questa non è New Age spicciola, ma è la verità, e chi comanda, tra mille virgolette, lo sa bene, ed è per questo che non ha perso tempo nello stravolgere il significato delle parole, portandoci ad utilizzare termini in modo errato, convinti che vogliano dire proprio quello che abbiamo da sempre imparato sul loro significato, mentre, se si va all'origine, alla loro etimologia, o ancora meglio, la loro protoetimologia, si scopre una realtà ben diversa. Quindi, tornando alla parola Ukraine, si nota foneticamente una somiglianza importante con cranio, dove risiede il cervello umano, che ricorda molto la forma della nazione ucraina. L'Ucraina non è importante soltanto per questo dettaglio, ma anche in ambito storico, molto più di quello che si pensa in realtà, ma per comprendere meglio questo punto dobbiamo affidarci alla nuova cronologia di Fomenko-Nosovsky. Quello che potreste non sapere è che l'Ucraina è molto legata a leggende che, se analizzate attentamente, rimandano agli eventi evangelici anche se narrati sotto un'ottica differente, quella del cristianesimo reale ancestrale, conosciuto come paganesimo, che vedeva i re essere venerati come dei esigendo sacrifici in loro onore. Sono presenti dei racconti che narrano di una strage di infanti avvenuta in quelle zone per mano di un re cattivo, che ricorda molto la strage compiuta da Erode per uccidere tutti i bambini, compreso l'appena nato Gesù, ritenuto una minaccia per il trono. Inoltre l'Ucraina sappiamo che è stata parte di quel territorio conosciuto nella storia come Scizia, dove erano presenti i taurosciti, che erano soliti sacrificare in onore della Vergine Ifigenia i poveri naufraghi malcapitati proprio sulle coste di Capo Fiolent in Crimea, luogo dove il mare diventa piuttosto impervio. Oltre a questi racconti, in Crimea è molto forte la leggenda della culla d'oro, conosciuta anche come Omphalos, nonché della santa apparizione di San Giorgio e Horus Cristo.
Inoltre in questa regione è presente una caratteristica grotta al cui interno si trova una chiesa rupestre dedicata alla Natività di Cristo e leggende narrano dell'apparizione dell'icona della Vergine Maria a Kufutkale, in onore della quale fu fondato il monastero dell'Assunzione. Questi ed altri elementi, incrociati con ulteriori dati di natura matematico-statistica, hanno permesso a Fomenko Nosovsky ed al loro team di storici di giungere alla conclusione che Gesù Cristo, o la figura storica assimilabile a lui, nacque proprio nella penisola della Crimea, e più precisamente a Capo Fiolent. Questa sarebbe la reale Betlemme evangelica. La struttura consonantica di Fiolent è FLNT. Molto spesso le varie consonanti mutavano o cambiavano di posto, la F poteva divenire B e la N una M, per cui la struttura consonantica poteva diventare BLMT o BLTM, da cui sarebbe potuta formarsi la parola Betlemme. Nel nostro percorso di scoperta della storia in chiave nuova cronologia, abbiamo trattato la figura di Gesù sotto una luce differente. Come sappiamo, infatti, abbiamo mostrato come Gesù Cristo sia il riflesso antico di un personaggio vissuto in realtà nel Medioevo, che è stato imperatore dei Romei nel XII secolo, il Basilius Andronico I Comneno. I parallelismi biografici che legano queste due figure sono davvero numerosi. Se sei nuovo a questo argomento ti invito a recuperare i video nella playlist interamente dedicata ad Andronico I Comneno. Andronico era fortemente legato alle terre del nord, o meglio alla Scizia. I racconti ci parlano infatti del suo continuo soggiornare nella Rus presso gli Sciti Perbori, che abitavano oltre il vento del nord, al di là dei monti Rifei, gli odierni Urali. È da qui che nacque la componente storica del mito polare di Iperborea, leggendaria terra legata al dio greco Apollo, altro riflesso di Gesù Cristo nell'ottica del cristianesimo reale ancestrale, la religione pagana. Ma la figura di Gesù Cristo e quella di Apollo rappresentano la personificazione delle energie della natura, ed in questo caso del Sole, e qui ci allacciamo ad un'interpretazione più simbolica del mito polare iperboreo, che fa riferimento all'eterna lotta tra la luce e le tenebre. Siamo infatti nelle regioni polari, prossime al circolo polare artico, caratterizzate dall'interessante fenomeno dell'alternanza tra 6 mesi di luce e 6 mesi di buio. Per cui nel mito Apollo rappresenta il Sole, che dopo 6 mesi ritorna e sconfigge l'oscurità e le tenebre che avevano avvolto fin da quel momento quelle terre. Andronico I Comneno quindi nacque nelle regioni a nord del mondo conosciuto, presso gli Sciti Perborei, sotto il segno della Polaris, la stella polare, l'Ursae Minoris. Da sempre importante punto di riferimento per tutti i navigatori nei vari secoli, permette di mantenere la rotta in mare aperto durante la notte, e fu proprio la stella polare che i re magi seguirono per andare a trovare il piccolo Gesù appena nato. Partirono dalla Gerusalemme evangelica, identificata nell'odierna fortezza di Ioros, in Turchia, sulla sponda orientale del Bosforo, e attraverso il Mar Nero arrivarono proprio sulle coste di Capo Fiolent, in Crimea. Arrivarono quindi a Betlemme. Nei Vangeli non è menzionato nulla di tutto ciò, del viaggio intrapreso dai re magi, per cui questa ricostruzione non contraddice nulla, e chissà se questi stemmi di 2 famiglie italiane raccontano proprio di questo viaggio, il vascello dei re magi che attraversa il mare seguendo la stella polare. Quindi Gesù Cristo è nato al nord, in Crimea, in Ucraina, sotto la stella polare, e se ci pensate ha senso, non poteva essere altrimenti. Ma per comprendere dobbiamo fare un passo successivo e cercare di leggere il tutto sotto un'ottica differente, più esoterica se vogliamo. Come abbiamo detto, siamo quindi nel cranio e nello specifico nel cervello, molto importante per il corpo umano con una struttura davvero emblematica. È qui che risiede la ghiandola pineale, conosciuta anche come terzo occhio, organo capace di percepire le realtà invisibili situate oltre la visione ordinaria. Rappresenta quindi la porta della percezione e della visione superiore e della chiaroveggenza. Insieme al corpo calloso, il talamo, la ghiandola pituitaria, l'ippocampo, l'ipotalamo, il midollo spinale, il mesencefalo, il ponte ed il midollo allungato, si viene a costituire una struttura con una forma che ricorda molto quella del famoso occhio di Ra, il famoso dio egizio, che è l'occhio che tutto vede e che possiamo ritrovare nella figura del dio norreno Odino, rimasto con un solo occhio e che aveva al suo fianco i 2 corvi Yugin e Munin, che viaggiano per il mondo e mi viene da dire anche nelle diverse dimensioni, portando notizie e informazioni al loro padrone.
Inoltre, se si osserva bene la struttura formata dal corpo calloso connesso all'ippocampo, possiamo scorgere la forma delle corna di un ariete. Come sappiamo, l'ariete è l'adulto della specie, che fino ad 1 anno di età è denominato agnello. E questa è un'altra simbologia che ci riporta a Gesù Cristo, definito da Giovanni Agnus Dei, e cioè l'agnello. E dove lo ritroviamo l'agnello, o meglio l'ariete? Proprio sulla sommità della testa, sul cranio, come apprendiamo dalla disciplina della melotesia, che investiga i legami intercorrenti tra i segni dello zodiaco, i pianeti, il Sole, la Luna ed il corpo umano. Purtroppo anche nel caso dell'ariete la propaganda ecclesiastica ha fatto un eccellente lavoro di disinformazione nell'accostare quest'animale a quella figura ritenuta essere il famoso e negativo Satana, il signore degli inferi, e cioè Bafometto, che guarda caso ha proprio le sembianze di un ariete. Questa alterazione del significato originario è stata fatta volutamente per tenere l'uomo lontano dalla vera conoscenza, quella che lo rende libero. In più, sempre sulla sommità della testa, abbiamo la fontanella, che nella tradizione alchemica è assimilata alla famosa Polaris, la stella polare. E per questa informazione ringrazio l'amico Samical del canale Spazio Armonico. Come detto in precedenza, tutto sembra tornare, poiché siamo proprio sull'asse nord del nostro corpo, e cioè il tempio. René Schwaller de Lubix affermava che il tempio è nell'uomo, nel senso che l'uomo è il tempio dell'opera naturale, come il tempio in quanto opera umana non può essere che ad immagine umana. Il nostro corpo, e quindi il tempio, è strutturato e creato in modo perfetto per poter ricevere l'energia che pervade tutto il creato. Il sistema nervoso è l'autostrada per questa energia e le secrezioni ormonali sono importanti per raggiungere stati di coscienza superiori, sono importanti per connetterci con la nostra scintilla divina interiore, il nostro sé superiore, la nostra coscienza cristica. Proprio nella ghiandola pineale viene a formarsi una secrezione. Il crisma, conosciuta negli ambienti esoterici ed alchemici come Christos, una secrezione oleosa che una volta oltrepassato il claustrum o muro cerebrale presente nella materia bianca in entrambi gli emisferi, discende attraverso il midollo spinale per tutta la colonna vertebrale e le sue 33 vertebre, per poi arrivare al plesso sacrale, e cioè il chakra della radice. Lì staziona diverso tempo ed in seguito ascende nuovamente per la colonna vertebrale, raggiungendo nuovamente la sommità del cranio, nel 7° chakra, il centro energetico conosciuto anche come chakra dai 1000 petali, il centro della conoscenza trascendentale, la forma più alta e pura del sapere e dell'essere. Un 7° chakra equilibrato ci consente di beneficiare di una profonda comprensione, di un'elevata coscienza e apprendimento. Tutto questo si traduce nel famoso risveglio dell'energia del serpente, conosciuta nella tradizione indù come la Kundalini, capace di portare un profondo stato di benessere, un senso di gioia e di armonia incondizionata. Lo stesso serpente, sempre demonizzato nel corso dei secoli, è collegato ad un concetto negativo, mentre in origine non era così, in principio era simbolo benefico di energia. L'attivazione della Kundalini e della secrezione oleosa crisma, con il conseguente risveglio spirituale e la piena presa di consapevolezza di sé, è stato da sempre scritto e riportato nei testi della tradizione alchemica ermetica ed è conosciuto come il conseguimento della grande opera attraverso il concetto del vitriol, termine anacronistico formato dalle prime lettere di un celebre motto de Rosa Croce. Visita interiora terre, rectificando invenies occultum lapidem, che significa visita all'interno della terra, operando con rettitudine troverai la pietra nascosta, la veram medicinam, e cioè la pietra dei filosofi, la pietra filosofale, il rimedio ad ogni male. Ed è questo ciò che deve fare l'uomo per ritrovare se stesso, entrare dentro di sé per conseguire l'iniziazione, operando quella trasmutazione della materia e dello spirito che consente di conseguire l'immortalità e riportare alla luce della sapienza il famoso fuoco di Prometeo, la stella del mattino. Tutto ciò passando attraverso le differenti fasi della grande opera, ovvero l'anigredo, e cioè l'annerimento legato all'elemento terra, consistente nella putrefazione, la dissoluzione, assimilabile al famoso caos primordiale, legato a Saturno, la notte, l'inverno e la vecchiaia. L'albedo, lo sbiancamento associato all'elemento acqua, l'argento, la distillazione, la calcinazione, la purificazione, l'alba, la luna, il femminile, il simbolo del cigno, la primavera e l'adolescenza.
la citrinas o ingiallimento, associato all'aria, l'oro, la sublimazione, il giorno, il sole, il maschile, il simbolo dell'aquila, l'estate e la maturità, per poi arrivare finalmente all'ultima fase, la rubedo, l'arrossamento, associato all'elemento fuoco, il mercurio filosofale, la coagulazione, l'unione, il tramonto, l'incontro tra sole e luna. Da qui si arriva alla fusione tra il maschile e femminile, e cioè l'androgeno, il rebis, il conseguimento del matrimonio alchemico tra anima e spirito, il simbolo della fenice, e tutto questo lo ritroviamo nel caduceo. La Kundalini formata proprio da due serpenti quali espressioni dell'energia maschile e femminile, che avvolgendosi in un moto spiraliforme risalgono l'albero della vita e della conoscenza, il bastone sacro. Questa unione è ciò che dà nuova vita, genera l'uno. L'apparente vuoto, conosciuto come punto zero, è in realtà pieno di energia, generata dall'incontro delle due spirali, quella maschile della pressione dall'alto verso il basso e quella femminile della suzione dal basso verso l'alto, e appunto l'energia che vivifica e genera, e la ritroviamo anche nell'utero femminile, la casa della vita, la croce anche degli egizi. Questo è l'atto della procreazione e della creazione. Pressione e suzione. Questo concetto lo ritroviamo anche in una interpretazione più esoterica della storia biblica di Adamo ed Eva e l'albero della conoscenza, che tornando al tempio umano sarebbe assimilabile nella sua forma più grande alla colonna vertebrale, da cui si diramano tutte le terminazioni nervose che consentono all'energia di fluire e dare vita al corpo. Ma lo ritroviamo anche nella sua forma più piccola, nel cervello, e questo è il cervelletto, l'albero della vita. Ancora una volta, la legge universale che vede l'informazione essere contenuta sia nel grande che nel piccolo in modo frattale è confermata. Nella storia di Gesù Cristo quindi viene raccontato tutto questo, si viene ad apprendere la storia dell'uomo, inteso come genere umano. È infatti importante sottolineare un concetto a mio avviso fondamentale. L'identificazione di Cristo nell'imperatore romeo del XII secolo, Andronico I Comneno, è utilizzata per convenzione, per capirci meglio, detta in parole povere. Analizzando anche solo il nome stesso di Andronico, il famoso Gesù Cristo dei Vangeli, si comprende benissimo. Questo è un nome composto e formato da Andros, che significa uomo, e Nico, derivato probabilmente o da Nicea, la famosa città in Turchia, e sappiamo che Cristo nell'icona è chiamato anche in questo modo, oppure potrebbe essere derivato anche da Nike, e cioè vittoria, quindi questo nome significa semplicemente uomo di Nicea o uomo vittorioso. Solo successivamente è diventato un nome proprio, ma sappiamo che questo era normale nel Medioevo, dove non esistevano nomi propri e personali nel senso odierno. Una famiglia ed una persona erano chiamati con dei soprannomi, corrispondenti a delle caratteristiche peculiari che li contraddistinguevano. E questo fatto lo ritroviamo anche in Gesù, quando Ponzio Pilato nel presentarlo alla folla dice «Ecco l'uomo». Quindi nelle cronache si parla di un uomo, l'uomo vittorioso, l'uomo untor al crisma, la secrezione oleosa sacra. Solo successivamente si è arrivati ad una identificazione in ambito storico, ma questo è normale se ci pensiamo. Tutto ciò che accade in questa realtà è ciò che troviamo scritto a diverse chiavi di lettura, sia materiale che spirituale, quindi è importante coniugarle, o meglio coagularle, unire tutte queste chiavi differenti per poter aprire la serratura della conoscenza e della consapevolezza di sé e della realtà che ci circonda. È questo infatti il percorso che siamo chiamati a fare, tornare ad essere consapevoli di noi, gestire noi la nostra energia e conseguire la grande opera. Essere il Cristo di noi stessi, senza intermediari, senza egregore da venerare e santificare. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è dentro di noi, e lo stesso nome di Jesus, Gesù, Jesus, molto vicino al francese Je suis, io sono, ce lo ricorda. È per questo che molti sentono così forte la loro venerazione verso questa figura, perché ci identifichiamo con essa, rimanda inconsciamente alla nostra natura, al nostro io, alla nostra energia divina. Ma quello che dobbiamo capire è che non abbiamo bisogno di intermediari per connetterci con essa, con noi stessi. Non esiste alcun Dio al di fuori di noi, è presente soltanto in noi e di riflesso, come emanazione del nostro microcosmo interiore, all'esterno, nella natura, la grande madre, l'utero primordiale da cui tutto è concepito, tutto nasce e si rigenera.
È questo che hanno fatto i Re Magi, e cioè Magister, i maghi di se stessi, quando attraversarono con il loro vascello il Mar Nero. Entrarono nelle acque nere primordiali, alla ricerca del proprio sé, sapendo che per farlo dovevano seguire il nord, la stella polare, ed alla fine trovarono il Christos che risiedeva dentro di loro. Questo è il viaggio che ognuno di noi è chiamato a compiere, ma per intraprenderlo si deve iniziare a scaricare dal vascello tutte le sovrastrutture limitanti date dal sistema ed iniziare a trasmutare in noi tutti quegli aspetti che ci hanno traumatizzato nel corso della vita e ci hanno fatto stare nella paura. Questa paura è ciò che ci limita, è il velo che si frappone tra noi e la nostra vera natura. Inizialmente le acque saranno agitate, potremo dover passare attraverso una tempesta, ma se si rimane saldi, le nubi inizieranno a diradarsi ed il sole splendere per poi ritrovare il mare calmo, così da scorgere finalmente il punto di arrivo, avvolti da una luce splendente dorata, sentendoci finalmente a casa. E a questo punto, quando ognuno di noi avrà raggiunto il proprio equilibrio e la piena consapevolezza di sé, anche l'esterno cambierà e l'uomo tornerà a vivere in equilibrio con la natura e tutte le altre creature che insieme concorrono alla vita della grande coscienza universale di cui facciamo parte e ne siamo gli infiniti frammenti che risplendono di riflesso nel cielo stellato. Amiche anime, siamo arrivati alla fine di questo bellissimo viaggio. Grazie ancora infinite per averlo intrapreso insieme a me. Questo è ciò che ho compreso finora di quella che potrebbe essere stata una parte della storia dell'uomo. A presto.